devo sistemarmi i capelli perché anche se i petti non sono lisci devo sempre sistemarli con le mani. Ciao a tutti, sono Johnny e benvenuti in questa nuova video recensione. Prima di iniziare una cosa estremamente importante più di questo video, perché è successo qualcosa di estremamente incredibile, signori. The Power of Spark, in carta e cartone, signori, il mio libro. Finalmente uno dei miei desideri si è avverato, mamma mia. Leggetelo ancora, The Power of Spark. Nella terra Sintarth, proprio nel regno di Spark, il principe desiderio deve andare a salvare la contessa Daphne dal suo incredibile rivale, e nel viaggio non solo incontrerà nuovi amici, nuove sfide, combattimenti, ma innanzitutto imparerà che non bisogna sottovalutare le persone in cui credeva di conoscere. Lo scoprirete leggendo il mio libro. 216 pagine, signori, molto scorrevole, quindi oltretutto è anche piccolino, quindi potete anche metterlo dentro nelle borsette e portarlo da qualunque altra parte e leggerlo in qualunque posto in cui voi siete. Lo potete trovare, questo libro importantissimo, in Booksprint Edizioni, nel sito dove io ho pubblicato. Se siete curiosi di sapere, sulla parte destra c'è anche il pulsante dove voi potete anche leggere la mia intervista. La cosa molto più importante, scrivere anche sotto nei commenti la vostra impressione, sempre nel sito di Booksprint Edizioni. Scrivere un vostro commento o come vi è sembrato e che ne so, anche una recensione. Infine potete anche trovare questo libro non solo su Booksprint Edizioni, ma anche su IBS, Mondadori, Feltrinelli, su Amazon. L'ha già messo su Kindle come ebook su Amazon. Un utente ha già scritto un suo incredibile commento, che io non so neanche come si chiama perché l'ha scritto solamente utente, ma se lo stai vedendo questo video, grazie mille per il commento, proprio grazie mille. Quindi, signori, The Power of Spark, ricordatevelo. E se siete arrivati fin qui in questo video e se siete andati subito nel sito dove io vi ho detto di andare, naturalmente lo metteremo anche sotto in descrizione anche in questo video, vi dico già subito grazie mille, perché proprio veramente, anche se è proprio piccola parola, veramente grazie, grazie. E questo è la presentazione. Ora, aspetta, adesso togliamo questo qua perché con questo qua proprio non ce la faccio più. Ah, salve ragazzi! Perché sto leggendo questo favoloso libro di Burini Giuseppe, che sono io, invece di fare la recensione? Ma guarda che è molto semplice, sai, è sempre meglio leggere questo che invece di riguardare quello schifo! È inguardabile! È lezzo! È di tutto ma tranne che un film! Io non ce la posso fare! Io non ce la posso fare! Roger, dimmi, devo fare per forza la recensione. Secondo me dovresti farla. Nessuno ti ha interpellato! Ok. Proprio io non ce la faccio! È troppo per me! È indispensabile! Non credo di avere la forza per farlo! Aspetta, so a chi chiedere! Ti prego, ti supplico. Tu sei stato il mio più grande amico. Sei sempre stato al mio fianco. Quindi, per favore, dimmelo. Devo fare per forza questa recensione. Sì. Solo perché sei tu. Non capisco perché con lui le fa le cose invece quando le dico non le fa mai. Boh, perché? Halloween! Porca tartana, non ce la faccio! Halloween
Hand, realizzato proprio quest'anno nel 2022. È uscito al cinema proprio a ottobre, realizzato dal regista David Gordon Green, colui che ha fatto anche gli altri precedenti, e io non riesco a capire come ha fatto a realizzare questo film, e la colonna sonora realizzata dal grandissimo compositore John Carpenter. Meno male, almeno lui. Questo film è proprio l'ultimo della trilogia di Halloween partito nel 2018. Questa custodia proprio serve solo per occupare lo spazio della mia scrivania, non serve proprio a nient'altro. Proprio è sudicio lercio, proprio lercio proprio io non mi permetterei mai proprio di chiamarlo Halloween questo, dovrei proprio chiamarlo film questo. No, sul serio, qualcuno che l'ha visto, che poi è andato anche al cinema e ha proprio sprecato quei 20 euro per andarlo a vedere, lo chiamereste film questo? Ma veramente? Questo qua sarebbe il finale definitivo di Halloween? Ma veramente? Io veramente non ci posso credere che l'hanno proprio realizzato. Se non l'avete ancora visto al cinema, per fortuna, perché io proprio come disgraziato l'ho visto e ho sprecato quei 20 euro, cacchio. Wow! Su YouTube stanno già facendo le loro prime impressioni, come è stato, cose eccetera, senza neanche far vedere spezzoni del film per copyright e cose eccetera. Ma io, signori, io su questo canale voglio far vedere ogni cosa che non va bene, ok? Sarò il primo youtuber su questo pianeta che nei film proprio nuovi, cose eccetera, speriamo infatti che YouTube non mi metta proprio copyright su alcune cose, voglio far vedere cos'è che non va. Il problema è che ci sono alcuni che dicono che gli è piaciuto, capito? È questo il problema. Su questo canale noi mettiamo sempre quella prospettiva della copertina, ma anche fatta bene. Il problema è che ci sono quei due protagonisti, quella lì e quell'altro, che proprio prenderei le teste a campane o a due mani, proprio per dire cosa devo dire di più. Quindi non perdiamo tanto tempo, vorrei iniziare. Veramente, iniziamo, perché proprio vorrei proprio togliermelo di dosso. Sono Willy the Kid e non puoi farci niente. Non scordatevi questa voce narrante, perché se non c'è lui, guarda, non si sapeva neanche che si chiama Halloween. 2019, il giorno di Halloween. Partiamo subito a fare la conoscenza di Corey Cunningham, che sta per iniziare a lavorare come babysitter. La madre deve andare a una festa al posto di una sua collega perché è malata e quindi lei deve essere un rimpiazzo. Jeremy! Attento! Ok, gli hai detto di tolte. Potrebbe colpirlo. È proprio quello che vogliamo. L'ha presa in testa? E quindi l'hanno chiamato per fare da babysitter a suo figlio. Una bellissima apparizione che il film crede che noi ci spaventiamo subito. Si parlano che non è che dicono delle cose incredibili, c'è solamente una cosa importante che la nostra madre ci vuole confidare. Dopo quello che è successo e le notizie su Michael Myers, Jeremy ha paura del buio. Jeremy ha paura del buio per via di Michael Myers. In che senso? Ci divertiremo stasera. Le ultime parole famose. Possiamo spegnere se i film di mostri ti fanno No, paura. no, tu hai paura. Io ho 21 anni, non ho paura. Sì, tu sei un ragazzo maturo. Ti fai vedere a un bambino un film horror dove fai vedere uno stomaco che gli strappa le braccia e il sangue dappertutto. Sei veramente una persona altrettanto matura. Tu hai paura perché sai che Michael Myers è ancora là fuori. Sto pensando al comportamento del bambino, perché io l'ho già visto da qualche parte. Però proprio sulla punta della lingua, ma il nome mi sfugge. Ok, questa scena fa davvero schifo e forse non è adatta ai bambini. Forse non è adatta ai bambini. Oh sì, certo! Sul film fa vedere la testa che si stacca dal corpo, la pelle che così per causa del veleno per te non è adatto a un pubblico minorile, e prima che fa vedere lo spuntamento di braccia, quello sì! Sì, proprio mentalità del c***o! Giochiamo a nascondino. Non voglio giocare a nascondino. È stupido. Non mi va di fingere di essere il migliore amico di un babysitter maschio brutto come un rospo. Gli sgaragi. No. Che
che se fosse stato per me le prenderei proprio schiaffi a 2 mani proprio e le manderei subito a letto. Fai schifo come babysitter. Non sono un babysitter. Ma che scusa, ma che razza di discorsi stupidi fai? È meno male che tu sei un ragazzo maturo. Nei tutti i film horror arriva il momento della suspense dove si sente un rumore molesto, non vede più il bambino, vede che c'è solo qualcosa in disordine e comincia a cercarlo per tutta casa, vedendo e sentendo dei movimenti fuori luogo. Sì, genio. Senti il bambino che chiama aiuto e tu che cosa fai? Ti hanno di soppiatto, vai proprio con calma, perché tanto se ci fosse un assassino l'ha già ammazzato. Non è che tu vai subito a chiamare la polizia e dici oh guarda che forse il bambino è in pericolo. Sì, bravo. E meno male che questo è un comportamento maturo. Veramente, questo comportamento impossibile che forse anche un americano medio potrebbe fare. Cory continua al suo cercare il bambino, andando dentro in una stanza buia, chiamandolo a bassa voce. Sì, d'accordo, questo è veramente un comportamento maturo. Bravo Cory, guarda, te lo sei meritato. Non si capiva proprio che era uno scherzo da parte del bambino. Ricordiamoci un po' quello che ha detto la madre. Se è andato a nascondersi, come può il bambino andare a nascondersi nei posti bui se c'ha paura? Abbiamo visto tutti che la stanza era al buio, tutte le parti non aveva neanche acceso la luce. Quindi come ha fatto lui a resistere con una stupidata del genere? Vedete che non ha proprio senso questo film. Ok, Jeremy. Mi hai fregato! Jeremy, fammi uscire! Fammi uscire! Ah, ma ecco dove è il suo comportamento di Jeremy. Da Babadook, il bambino, sentendo la paura, questo spirito lo usa per bullizzare gli altri. Guarda, non si era capito che avevi preso proprio da quel film lì. Bravo regista. Coincidenza, i genitori ritornano a casa. Fammi uscire! Fammi uscire! Guarda, secondo me il bambino è dietro la porta. Che cos'è stato? Io ho indovinato. Non sono passati neanche 10 minuti di film e mi sono già cascate le palle. Tutto quello che è successo proprio è una totale forzatura. Il bambino dal comportamento inspiegabile, un ragazzo non maturo che non ha seguito neanche lontanamente il suo compito da babysitter. Soldi facili. E i genitori che arrivano proprio nel momento in cui cade il loro figlio. Guarda, partiamo veramente bene. La pace dei sensi. Dopo una grande team song di Halloween, parte il riassunto della trama dei primi 2 film del 1978 fino ad arrivare a 2 di questa trilogia, raccontato dalla nostra protagonista Laurie Strode. E poi è scomparso. Ma io dico, ma perché Michael Myers dovrebbe scomparire se il suo compito è quello di uccidere Laurie? Lo so se hai anche una scena tagliata. Tu sei andata proprio fuori a strombatutto col coltello in mano per vendicare di tua figlia. Ma lo sai che cosa è successo secondo me? Myers è andato nell'unico posto dove tu dovevi pensare di andare a cercare, e invece lui è aspettato così, proprio come un palo, per 2 o 3 ore, e dopo visto che non l'hai visto se n'è andato via perché ha detto senti ma va a cagare, me ne vado via io. È stato un incidente. Ve lo riassumo in poche parole. Negli anni a venire, nella città di Haddonfield, a causa dell'ansia e del terrore, si arrivava a commettere suicidi e omicidi, come è successo con la faccenda di Cory e il bambino Jeremy. Secondo te è tornato? Michael non usa armi. Come? Scusami? Come? Cosa ha detto? Non usa armi? E cos'è il coltello che usa? Che cos'è? Quel giocattolino che usano i bambini per tagliare la carota finta. Quindi la nostra protagonista decide di cambiare vita e casa insieme alla nipote Alison Nelson per non farsi più contaminare dal veleno di Michael, e diventa un'autrice. E che scrive il suo libro, non come me che è un libro fantasy, ma scrive la sua biografia descrivendo la sua esperienza. Sono passati 4 anni dall'ultima volta in cui ho visto il mio mostro. 4 anni?
4 anni! Ma vedete che questo film non ha senso! Perché Michael dovrebbe scomparire un'altra volta invece, come ho detto prima, di uccidere Laurie e finire proprio questa trama? E non ditemi che c'è proprio un valido motivo perché lui si è nascosto, perché non può esistere un ragionamento del genere. E intanto che continua con la loro vita, c'è il nostro radiofonista preferito, quello dell'inizio del film, parla che tra poco inizia Halloween, parlando proprio del nostro assassino, perché se non diceva lui che c'è ancora Michael Myers, pensava di aver visto un altro film. In quel momento Corey, domanderete, ma scusa, ma perché non è in prigione? Lo hanno rilasciato perché era in assenza di prove e quindi lo hanno lasciato libero. Visto che non poteva fare il giardiniere e visto che non poteva più fare il babysitter, cosa farà adesso? Fa il meccanico insieme a suo padre. Però ecco, non è che sta passando proprio tanto bene. Ehi Corey, sei in ritardo! Nelle scene che vengono, sai, non succede praticamente nulla di che. Il padre gli regala una motocicletta da riparare. La nipote, intanto che va al lavoro, incontra il suo ex ragazzo sceriffo. Dopo ci fanno vedere il buco, quello dei bassifondi. Invece il nostro Corey va in un piccolo negozio per comprarsi una bibita. Esatto, ma non mi rovinare la macchina. Il regista pensa, visto che non sappiamo come far volgere la trama, mettiamo questi tipi di gruppi, che così almeno c'è l'intenzione che il protagonista fa qualcosa. Ossia, indovinato, il gruppo Baby Gang. E dato che i loro nomi, ma a me non mi frega niente perché tanto lo dicono tanto per parlare, io li chiamerò il riccone viziato, il suo socio, il lecca lecchina e un'amica che se non entra a far parte di qualcuno non caga nessuno. Se non ci fosse questo gruppo di ragazzini, il film non continua. Loro devono comprarsi una bibita, credo, alcolica, e quindi devono avere la loro carta di identità per dire che sono maggiorenni, però l'hanno ritirata. Vedono Corey e chiedono gentilmente a lui. No. E dopo che cosa succede di così prevedibile, avete indovinato, lo bollizzano riconoscendolo come l'assassino pedofilo. Chi sarà la tua prossima vittima? Ma che cazzo? Guarda, io quando vedo tutti questi tipi di scene mi chiedo come ragionano i loro genitori, perché da qualche buco sono uscite queste teste di c***o. Fatela finita! Non stiamo facendo niente! Dai. Michael Myers. Michael Myers. Io lo dico, ma io mi chiedo ancora, proprio lei, ma che cosa c'entra Michael Myers? Dice, Michael Myers, ma che cosa c'entra Michael Myers nel discorso che stavano facendo? Perché io non lo so! Perché la gente dopo che è al cinema si dimentica, perché se non vedono Michael Myers non lo sanno qual è il film, capito? Ancora per quel tipo lì! Capito! Devono nominare perché sennò non sanno che film stiamo vedendo, no? Capito? Ancora per quel discorso lì adesso. È come quel film certo. dell'Alien, capito? Perché se non lo certo. vedono, lo vedono alla fine e dicono, allora è un film di Alien, solo perché si vede solo alla fine per pochi secondi, però. Beh, certo. Salvato dalla nostra protagonista Laurie Strode, che gli bucano la gomma, se ne vanno e la portano all'ospedale, dove per coincidenza ci lavora la nipote per far guarire la ferita provocata dalla bibita. E dai loro due sguardi fanno sbocciare qualcosa dentro di loro. In queste scene incontriamo la collega e il dottore, e dato che non mi ricordo come si chiamano l'uno e l'altra, noi lo chiameremo la collega scrivania e il dottore sedia. Lo scoprirete poi perché li chiamo così. Poi non succede niente di così importante. Dicono che entrambi il lavoro fa schifo, la ragazza inizia a filtrare, che lo vuole anche invitare pure alla festa. A casa giocano ai tarocchi con la loro amica Lindsay, che poi Ellison ha preso la carta con raffigurato la morte. L'amica gli dice, non ti preoccupare che non è la morte proprio nel senso di morte, ma è una porta chiusa che dopo ne apre un'altra. Non è una brutta carta nei tarocchi. Se fosse stato nei miei confronti avrei preso il primo pezzo di ferro e mi sarei toccato le mie palle. Devi trovare qualcuno che sappia lasciarsi andare. Ti faccia venire voglia di strapparti la maglietta e mostrare le tue di tette e dire sai che c'è? Andiamo! Quando una ragazza vi vuole abbracciare, mettete la gamba destra in avanti, posizione di guardia, vi abbassate e poi... Alla fine, Corey quella sera incontra una di quelle certe persone che fosse stati voi al suo posto ve ne andrete già subito di casa, ossia sua madre appiccicosa. C'è infezione? Ti sei infettata la mano? Cosa ha detto il medico? Lo hai detto ad Alfred, bello? Che diavolo stai facendo? Quanto sarebbe alto, eroe? Chi ti chiama sotto il tavolo? Sei tornato nel bosco. Con chi ti stai messaggiando? Ehi, dove vai? Simpatico. Boy Scout, che fai? Dove vai? Me ne vado fuori! Il giorno dopo, Corey va al lavoro per provare la sua motocicletta riparata e in quel momento arriva Ellison. Cominciano ancora a filtrare e subito dopo arriva il pizzettello con suo padre. E poi sistemo il rumore della tua auto. Non mi importa del rumore, sono qui per vederti.
Oh, ma che carino! Laurie nel supermercato incontra il suo amico poliziotto Frank che parlano. Che cosa devo dire? Parlano! Parole, soltanto parole. Una scena totalmente inutile e imbarazzante per questo tipo di film, dato che lui dopo non si fa più vedere solo alla fine del film. La nostra protagonista incontra una sopravvissuta divenuta muta del primo film. Sì, una piccola parte per farci ricordare che questo film si parla di Michael Myers, se qualcuno se lo fosse scordato. Quella sera stessa Allison e Corey nella macchina, alla radio c'è ancora il nostro radiofonico che fa ricordare che tra poco è Halloween. Basta, e poi dopo vanno alla festa. Cioè, scusami, a che minuto siamo del film? È 31. Quanto dura? 1 ora e 30. Quindi vuol dire che noi siamo stati qua mezz'ora a vedere un film dove Michael Myers non si è ancora visto. Infatti. Signor regista, è bello che tu hai preso proprio una di quelle maschere che assomiglia tanto a quello di Michael, sia quello del film del 1978 che anche quello del 2007. Proprio è assomigliato, non dico tanto, ma è tanto assomigliate. E secondo voi perché ha preso proprio quel tipo di maschera? Lo scoprirete poi. Le sorprese arrivano dopo. E questo è il problema di questo film, arrivano dopo. Lindsay, indovina chi è lo spaventapasteri di Allison? Corey Cunningham. Sì, lo so. Lo state chiedendo e non c'è neanche bisogno, lo domanderò io per voi. La sua amica come faceva a sapere che era Corey dietro la maschera? È improbabile che l'abbia detto lei, non credete? E qui, dato che siamo alla festa, balliamo. Ah sì, e dopo intanto loro si fanno anche delle fotografie. Ma tu guarda, sono arrivata la madre per aiutare il regista a continuare il film. A causa di tutto ciò incolpa Allison a caso perché pensa che sia un suo piano per umiliarlo. E meno male che era una persona matura. Ma lo sai cos'è la cosa più assurda? È che in alcune di queste scene sono fatte anche bene, perché pensavo che Allison stava bocciando qualcosa di maligno. Ehi, Fusto! Ritornano i ragazzi sfigati, la classica baby gang, a mandare a quel paese del tutto la serata. Guarda! Oh, cazzo! Guarda, non ci speravo che lo facevano cadere proprio nel punto dove c'è quel buco. Non sto dicendo quello che succede in quel contesto perché lo bullizzano ancora, dopo succede quel che succede lo fanno cadere. Quindi se non dico niente significa che non è importante. È troppo imbarazzante per dirlo perché sono proprio dei discorsi che non stanno né in cielo né in terra. Corey si sveglia all'interno dei bassifondi pensando che fosse morto e vedendo la luce proprio alla fine va subito alla ricerca della libertà, ma poi finalmente dopo all'incirca 40 minuti e 55 secondi appare Michael. Finalmente! Ma dove eri finito? Proprio dentro in quel bassifondo. Ma secondo me però c'è qualcosa di strano in questa cosa qua, perché mi assomiglia tanto a un altro film, questo contesto qui dei bassifondi, che il nemico è proprio dentro. L'hanno preso proprio da qualcosa, non lo so, dopo mi verrà in mente. Scusa, invece di ammazzarlo lo lascia andare perché nei suoi occhi vede della malvagità, qualcosa di dire... credo che forse alcuni di voi l'avranno già capito. Perché io non ci sto proprio capendo niente. Non capisco perché dopo tutto questo tempo non c'è stato ancora un altro amico. Ah! Dovevo solo pazientare. Corey, sentendo che stava avvenendo una specie di cambiamento con la madre attaccata al fondoschiena, Allison scopre che non ha avuto la promozione desiderata perché l'ha avuto la sua collega scrivania. Deb, posso parlarti? Ecco, ora avete capito il motivo perché io chiamo collega scrivania e dottore sedia. Io non l'ho capita però. Lo scoprirai quando sarai più grande. Il nostro ragazzo, iniziando a diventare effettivamente uno psicopatico,
Ritorna da Ellison per prima cosa chiedendogli scusa per il suo comportamento e la porta anche in quella casa dove è avvenuto l'incidente omicidio del povero bambino. Ovviamente Lori, quando loro se ne vanno, quando è inquadrato bene negli occhi, inizia a notare qualcosa di malvagio, chiedendo proprio all'ultima persona che doveva chiedere, ossia sua madre. Sua nipote dovrebbe ritenersi fortunata a stare con un ragazzo come Cory. Me la scrivi questa? La sera stessa, in un piccolo ristorante, entrambi parlano di come Ellison non vuole andarsene da Haddonfield perché è preoccupata proprio per sua nonna e che rimane solo, e confidargli pure che vuole radere al suolo la città perché non ne può più. Cavolo, c'è un passaggio di argomenti in questo come se tu stai parlando di far nascere un bambino e poi un secondo dopo vuoi lanciare una bomba atomica. E per rovinare poi la serata che cosa succede? A cercare anche di continuare con la trama, per favore, perché siamo a metà del film e non c'è stato ancora una fila di morti. Arriva il suo ex ragazzo. Se cambi idea... Ha detto che siamo a posto. Ehi, hai qualche problema? Quindi per fare in modo che inizi questo ciclo di morti, forzi questa quasi rissa con l'ex ragazzo? In effetti non è forzata la cosa, anzi è una noia mortale, perché poi lo insegue verso quei bassi fondi come se Cory non l'avesse previsto che lo stava inseguendo, perché sapeva che l'aveva pugnalato nell'orgoglio rubandogli la ragazza. Poi lo sceriffo scopre il corpo morto del vecchio, dopo lui entra dentro in quel buco dopo una piccola scazzottata, dopodiché arriva quella scena pietosa che non credevo che il regista l'avesse concepita. Fammi vedere come si fa. No, ma io mi chiedono, ma che razza di scena è mai questa? No, per dire che cosa devo dire? Ma neanche i registi passati che hanno fatto Halloween potrebbero inventarla. Per dire no, perché è assolutamente possibile che qualcuno si comporterebbe in quel modo. Per dire, è come se dietro a quella maschera ci fosse qualcun altro, un vecchio rimbambito con il fiatone, perché tanto che si tiene il braccio adesso così come se stesse vedendo un infarto. Per dire no, ma non è proprio quel Michael dei precedenti che incomincia ad ammazzare e tutto stropiando, no! Per dire, io ho aspettato quasi un'ora per questa prima uccisione del cavolo? Ma scusa, dimmi, ma perché mai io dovrei continuare? Dimmelo, perché mai io dovrei continuare? Perché ora arriva la parte più bella. Solo perché sei tu. Cory entra dentro in casa di Ellison. Dicono due parole in croce, perché uno dice, ah guarda è successo questo, tu dice, oh ti fa male la mano, ti fa male, stai bene così. E poi ovviamente in questo film noi stavamo aspettando proprio l'unica cosa che doveva succedere a questi due, ossia che fanno sesso. E proprio che nei film horror, quelli classici, devono far vedere queste scene, e proprio che qua non lo fanno vedere. Forse poteva salvare con questa cosa, invece non lo fanno vedere. Cosa non mi fanno vedere? Le scene di morti, cose eccetera, cose e lei mi fanno vedere neanche quello di sesso. Va bene. Poi dopo vi elenco cosa succede, perché se faccio l'elenco significa che non succede proprio assurdo, proprio succede, lo sai che fanno in elenco, perché dice oh guarda mettiamo questo, quest'altro. Ecco, da questi 5 minuti succederanno queste cose. Michael che guarda da lontano la nostra protagonista, che invece di ucciderla se ne va via. Giorno dopo Cory dalla stanza da letto, dopo che aver fatto le loro cose, prende la sua maschera da spaventapasseri. Elisa si incazza sempre di più a morte per colpa della sua collega scrivania, perché straparla il suo capo che la tratta come una merda. Poi Lori si confida con la sua amica maga dei tarò, che sente che dai suoi occhi del ragazzo rivede gli stessi dell'uomo nero. Poco dopo però la sua amica gli fa conoscere il padre del bambino Jeremy, che ha sempre saputo che il giovane Cory maturo era una brava persona e dopo quello che è successo voleva diciamo vendicarsi. Ma la società dopo un paio d'anni ha preso le sue parti, il suo dolore, trattandolo come un omicida, dopo che il tribunale l'ha lasciato andare per mancanza di prove. Gli racconta che proprio l'altro giorno voleva perdonarlo per voltare pagina, per fargli capire a sua moglie che lui, il ragazzo, è cambiato. Ma quello che ha visto proprio quel giorno non era il ragazzo che conosceva, ma un'altra persona. Quindi mi stai dicendo che è diventato come Mr. Hyde? Tanto oltretutto stiamo parlando sempre di quel ragazzo
Guarda che... Calvo, fermo, stacca tutto, stacca tutto, lo stiamo, ce la fai, lo stiamo perdendo, Non ce la fai a dirlo! spegni tutto! Maturo, no? Battute, vero? Rinfrescati, fatti una doccia. Anzi, ti raggiungo lì. Ora avete capito perché chiamo la collega scrivania e il dottore sedia, eh? Alexa, riproduci Tell Me With Your Eyes di Rob Galbraith. Non ho capito. Andita via il culo! E se mi domandate anche come si chiamano, credo che i loro nomi siano... Credo che non ce ne sarà più bisogno. Immortalate attentamente questa scena. La ragazza che viene appesa al muro, pugnalata al cuore. Perché avremo bisogno dopo. Con questo credo che siamo a 3. Penso. Ah no, 4 perché c'è anche il vecchio. Dopo questo grandissimo omicidio pensavo che potesse continuare finalmente con la strage. E invece Corey Ellison se la va via con la motocicletta, fermandosi a quella torre radio, parlando ancora del passato e confidandole che vuole andarsene dalla città. Ma perché non lo fate così almeno ci sono 2 rompicoglioni meno? Ma si può sapere per chi mi devo assorbirmi questa cavolata? Ma è un film horror o sto vedendo una soap opera? No, questo no, no, questo non doveva farlo, questo è un infame, non puoi usare quel grande famoso movimento per queste cazzate, no, questo non lo accetto, ok? Ma allora puoi essere proprio impiccato per le palle. Cory Cunningham, che ci fai qui fuori, figlio di Ma tu guarda se quello che incontro non è Millie the Kid, proprio il radiofonista. Guarda, dato che con questo completamente solamente io so chi sei, so chi sei tu, mi posso eliminare questo spizio di vederlo. E dopo questa infamata decidono finalmente di andarsene con gli occhi di Laura in agguato. E il ragazzo che proprio quella stessa sera lo dice ai suoi genitori, che non lo prendono tanto bene. Oh, finalmente dopo 1 ora e 10 minuti arriviamo al 31 ottobre. Sai, ci sono 2 tipi di male. C'è il male che esiste come forza esterna che minaccia il benessere della tribù. L'altro tipo di male vive dentro di noi, come una malattia. È più pericoloso perché potremo non sapere se siamo infetti. Allora, fermiamoci un attimo, apriamo proprio una parentesi. Io proprio non riesco a capire. L'attrice, quella che interpreta Laurie Strode, è incredibile. Proprio le sue parole di questo film sono veramente una punta di diamante. Io ho visto gli altri film che ha fatto, con Arnold Schwarzenegger, un film Disney che ha fatto credo nel 2007, La poltrona per 2. Cavolo, è proprio veramente una grandissima attrice. Ma il problema è che è come se in questo film non c'entrasse assolutamente niente, Nisma. Per favore, rispondimi sinceramente, proprio te lo dico per favore, ma ti hanno pagato molto bene? Perché altrimenti non saprei come spiegarmelo. Chiudendo la parentesi, nella vecchia casa dove è accaduto l'incidente, perché adesso vive lì il nostro psicopatico, Corey trova Laurie che lo stava aspettando sveglio. Onestamente vuole aiutarlo, però deve anche promettere di stare lontano da suo nipote, ma il ragazzo non lo accetta. Vuole aiutare Allison, lasci che viva la sua vita. Guarda Corey, non c'è mica bisogno che tu glielo dici a Laurie, perché tanto lei sa che Allison può fare quello che vuole, non c'è mica bisogno che lo dica il primo straniero di turno. Dopodiché, riuscendo a svignarsela, il nostro Corey ritorna nei passifondi e prima di ciò chiama Allison, avvisandola che vuole andarsene, portandosi proprio lei con lui e che vuole incontrarla al bar per parlare di sua nonna, perché lei vuole uccidermi. E te crede adesso è diventato così psicopatico che si crede un genio. Hai una cosa che mi serve. Sei solo un uomo con una maschera di Halloween. Ora che cosa farai? Yowie, wowie! Ritorna subito in camera. No, ritorna in camera. No, e poi no. Ritorna in camera, ti ho detto. No, va bene, io non ci vado in camera, no, va bene, io non mi rinchiudo dentro, io non voglio... Ritorna in camera. No, va bene, io non ci torno in camera, quello lì, quello che ho visto,
non è Halloween. Quello che ho visto è come bacia mamma, un sacrilegio. È inutile proprio che mi minacci col coltello. Quella cosa che ho visto non è plausibile. Proprio quello che sto vedendo non è Michael. Proprio Rob Zombie, anche se i suoi 2 film erano squallidi, ma almeno lì Michael Myers era Michael Myers, uccideva e così eccetera, e ammazzava, distruggeva tutto, ammazzava tutti e dire, non è come questa immondizia, è assoluto un cestino pieno di sacchi della discarica. Quell'attore, quello che fa Cory, deve stare attento, perché non solo viene impiccato per la palla, ma usa proprio l'acetone per farsi il bidet. Io mi chiedo cosa io dovrei ancora andare a guardare, cosa dovrei ancora vedere, se tanto tra poco Cory si fa inseguire dalla baby gang, che tanto sappiamo come andrà a finire. Io mi chiedo cosa dovrei ancora vedere. No, perché il bello arriva proprio alla fine. Non puoi perderti la ciliegina sulla torta. Tu stai tirando un po' troppo la corda. Ellison si prepara ad andarsene, ma Laurie l'avverte in tutti i modi che lui non è la persona della sua vita, ma come una diarrea che ti viene quando bevi un cappuccino, lei non l'ascolta e incolpa invece la nonna per tutto quello che è successo ai suoi amici e genitori a causa della sua ansia nei confronti di Michael. Dopodiché dalla discarica di macchine la baby gang ci entra, dato che l'ho viziato sa che lavora come meccanico. Secondo voi cosa gli potrebbe capitare a tutti loro? Parti, Billy! Dai, Billy! Gary, sbrigati. Oh mio Dio! Il padre sente un rumore mentre sta sentendo un film di sparatutto con le cuffie. Guarda, non mi stupisco più di niente, tanto è incommentabile. Come anche la quarta ragazza, quella che deve per forza essere del gruppo, è l'altra lecchina che viene rincorsa dal furgone e che invece di andare in mezzo alle macchine come fa il genio viziatello, devono per forza correre in avanti e scavalcare la recinzione. Ma cazzo, ma quanto vi meritate di morire per la vostra stupidità? Meccanico, resta qui. Dare un fucile al ragazzo è stata proprio una bella idea. Ma ti credo che Cory è così maturo con i genitori che si ritrova? Dopo delle uccisioni banali e incommentabili Ti ho preso! e aver ucciso la madre appiccicosa senza far vedere neanche una goccia di sangue nemmeno tra i due, e poi anche un problema, tanto che Halloween bisogna far vedere il sangue, tanto che è un genere splatter. Adesso tocca al nostro radiofonista preferito, che prima sente la chiamata che plateale che si tratta di Ellison e... Sì, è veramente raccapricciante. Aiuto, anche se pensavo avesse tagliato la lingua col coltello da cucina che ha preso dalla casa della madre, non con la forbice. Ma questi sono dettagli. Quindi, signori, come potrebbe finire questo lettamaio che si crede di intitolarsi Halloween? Lo scopriremo in questo finale, perché proprio... io non ce la faccio più! Ellison, andando nel ristorante, non trova Cory, aspettando vari minuti e tempo, e nel mentre sua nonna la chiama lasciandola anche un messaggio scusandosi del suo comportamento. Dato che la nostra Ellison non la sente, dato che va subito dalla casa di Cory non trovando niente, perché tanto non potrebbe mai trovare nessuno perché la madre è morta, gli manda anche dei messaggi senza avere nessuna risposta. Intanto Laurie, spegnendo le luci della casa, ritorna nella sua stanza con il liquore e bicchiere in mano
e togliendo pure la pistola dalla piccola cassaforte sotto la scrivania, abbiamo capito tutto che si sta per preparare a un'unica scelta che poteva fare, ossia il suicidio. 911. Sì, vorrei denunciare un suicidio. Ricordatevi questa chiamata del suicidio, con la polizia. Tenetelo a mente, Qualcuno dietro la porta, sente lo sparo e vede degli schizzi che esplodono sulla parete. E aprendo... Pensavi davvero che mi sarei uccisa? Assolutamente no, era prevedibile come un americano medio che tiene aperta la porta di casa. Laurie gli spara, facendolo cadere dalle scale. Corey, devi tenerti proprio alla larga dalle scale, perché è come se ti stessero perseguitando. Laurie, facendo scaricare la pistola, visto che c'ha ancora un po' di pietà e comprensione, e gli chiede di svolgere quello che era venuto a fare, cioè ucciderla. E proprio in quella vita arriva la Allison. Ma perché viene prima lei invece della polizia? Se qualcuno vuole suicidarsi deve andare subito a capofitto da lei. Pensavi davvero che Allison sarebbe stata con te? Se non posso averla. Ah, questo invece non me l'aspettavo. Figlio di Ma perché io dico, questa era una cosa prevedibile che succede in tutti i gialli. Ma perché tutti fanno la stessa stupida cosa? Non potevi toglierlo e buttarlo subito a terra invece di prenderlo in mano? Laurie è stremata, vendendo sua nipote e andarsene. E oh cacchio, è arrivato. Anche se non ho ben capito come Allison non l'abbia visto. Finalmente Michael ha fatto una cosa buona in questo film, anche se dovevi già farlo all'inizio, da quando tu l'hai incontrato per la prima volta. Allison, guardando quella torre radiofonica in fiamme, sente il telefono vibrare ed è il poliziotto Frank. Antonio Frank! Dov'è Laurie? Ha fatto una chiamata, ha denunciato un suicidio. Dopo 6 minuti da quel minutaggio di film, la polizia sente la sua chiamata suicida. Ma se si comportano così, metà della gente d'America era già morta. Ed ecco che inizia lo scontro decisivo tra Michael e Laurie. Proprio quello che volevamo già dall'inizio di questa trilogia. Sei solo un uomo. Certified Why? Ora capisco come ti senti quando vedi uno scontro squallido e schifoso. Quando hai cercato sempre di dirci in ogni video, in ogni sua recensione, quanto fosse miserabile vedere due vecchie leggende che si scontrano, facendo venire il latte alla ginocchia ogni volta. Quando quei vecchi distruggono le giovani promesse. Ricordiamoci per esempio le due vecchie leggende Goldberg e Undertaker. Goldberg contro Kevin Owens quando doveva disputare la cintura Universal Champion. E questo film l'ha fatto. Ha distrutto ogni promessa di finire in bellezza con questa trilogia e invece ci troviamo la polizia che arriva solo alla fine, una processione nauseabonda e il corpo di quel fake Michael che viene squartato dentro in quella macchina nella discarica. Questo è quello che più di tutti ha fatto traboccare il vaso e sentire Allison che dice: avevi ragione su Corey. So che è stato lui a uccidere quelle persone. Detto questo, per me finisce qui.
tutto quello che dice Laurie dopo non ha più importanza per me. Nemmeno le belle parole che ha detto in questo film. Perché una cafonata del genere non può essere ricordata. Vorrei cancellare ogni singolo frammento di pixel di questo schifo. Ma il male non muore mai. Questo regista è il male assoluto per aver distrutto questa trilogia che poteva finire da contropalle. E invece non ha azzardato ed è finita che è diventato una boiata. Non c'è niente da dire dopo. Allison che se ne va, Gandalf si è liberata dal veleno di Michael in modo squalido come il match di The Fiend contro Goldberg. Ho sentito lo schifo dentro, guarda. Un grande amaro in bocca. Proprio quando ha fatto 1, 2, 3 ho spento subito. Ma cosa posso dire di questo film? Insoddisfacente, perso nel suo orrido abisso, è un film male eseguito. Era partito bene con la trilogia, ma se sapevo che sarebbe finito in questo modo, potevo non pagare i miei 20 euro al cinema. Secondo me voleva prendere spunto dal franchise horror giapponese, la colonna portante degli anime horror, Higurashi no Nako Koroni, un esempio di ansia e angoscia che veramente è più divertente vedere quello che questo schifo. Per me io l'avrei fatto in un altro modo e l'avrei preparato molto meglio. E anche se l'avete posticipato a causa del Covid, dovevate rifare completamente la trama, perché è insensata. Perché non potete fare un film dopo un solo anno? Perché per dire, allora che l'hanno fatto l'anno scorso, nel 2021. Proprio se il risultato è questo, potevate anche prepararlo meglio. Potevate dire no, guarda, non va bene, basta. Dovevate semplicemente continuare quando Laurie esce dall'ospedale per cercare Michael per vendicarsi della figlia. Perché aspettare 4 anni dentro in quel buco? Che tra l'altro ora mi sono ricordato dove l'hanno copiato a questa pezzo di trama da Pagliaccio Hit. E tra l'altro so che perché l'ho visto un po' di tempo fa, il Pagliaccio Hit è quello nuovo del 2017, quindi è plateale che l'ho copiato proprio da quello. Ma il problema è che non c'entra assolutamente niente. Non c'entra niente, questo è il problema. Secondo me doveva partire che Laurie usciva dall'ospedale e in quel momento, visto che sta scombinando il caos della società e cose eccetera, lei intravede nei vincoli del paese, cose eccetera, vede Michael, no? E quindi lei che va sempre a cercare, lotta contro di lui in alcuni punti, anche se Michael continua ad ammazzare sempre ogni volta. E poi alla fine Laurie e Michael si scontrano. Laurie con un po' di fortuna e intelligenza riesce ad ucciderlo, però quando gli toglie la maschera vede un'altra persona, come se i suoi occhi si fossero abbagliati, no? Si fossero appannati, come se lei in tutto questo tempo a causa dell'ansia vedeva qualcos'altro. E dopo quando lei vede che ha ucciso un'altra persona e ritorna, possiamo dire, cosciente così, anche l'altezza e tutte le altre cose non erano uniformi. E poi dopo quando alza lo sguardo vede che viene circondata da altri Michael Myers, come è successo nel videogame Slenderman Wood, e dopo viene assassinato proprio dal vero Michael Myers. E poi dopo davanti il colpo di grazia lo dà proprio alla nipote. Ecco perché io ho preso alcuni punti dove la nostra Allison stava iniziando a perdere il senno, no? E quindi io pensavo che lei diventasse un altro Michael Myers, no? E quindi quella che stava la maschera diventava un'assassina psicopatica. E invece no, non ha fatto niente di tutto questo. Sarebbe stato incredibile quando Allison gli dà proprio il colpo di grazia, fanno vedere il titolo Halloween Never End. Quello lì sarebbe stato un tocco di classe. Ma invece ci siamo salpiti proprio questa menata. Che cos'è stato? Quindi, signore e signori, questo era Halloween del 2022. L'unica cosa che si salva, come ho detto, è la colonna sonora. Alcuni dicono che anche l'attrice che interpreta la protagonista ha fatto il suo lavoro, ma io dico diversamente, perché poteva dire al regista che fa schifo. Il problema è che grazie a questo regista, da quello che ho capito, da quello che ho sentito, il compositore e l'attrice, se faranno un altro Halloween eccetera, non saranno partecipi, e quindi per colpa proprio di questo ultimo film che proprio non ha fatto proprio tanto successo. E quindi grazie regista, grazie per aver distrutto una cosa del genere. Non sentiremo più parlare di questo grandissimo compositore. Complimenti. Se posso dire la verità, c'era un insegnamento in questo film, fatto male, ma c'era. In pratica parla di come fa schifo la società, perché è pieno di oscurità e pericoli, come i social di adesso, e noi come degli stolti ci aggrappiamo al primo straniero per strada. E in caso di internet ci sono influencer. Senza di loro noi saremmo persi, perché noi crediamo
vogliamo che si sentono come noi, perché li guardiamo come dei normali ragazzi. Invece nessuno di loro vi dice che dobbiamo pensare con la nostra testa. Questi influencer, quando noi sentiamo le loro parole, è come se loro ci prendono per la narice del naso e ci tirano, capito? Come se loro dicono, ah no, noi ci aggrappiamo a voi perché voi siete i nostri salvatori. Ma no! Non dobbiamo comportarci in questo modo. La tecnologia in generale l'abbiamo sempre usata male, anche se dovevamo usarla per il bene comune. E invece per causa nostra, che è piena di bulli, molte persone si suicidano, con un totale aumento per il cyberbullismo su ogni tipo di social e community. In realtà ricordiamo queste cose solo come notizie sui telegiornali, quando arriva il giorno da ricordare, come per esempio il giorno della donna, che il giorno stesso c'è rispetto e il giorno dopo la umiliano, donandola davanti a tutti. Giorni prima c'è l'Epifania del Signore, della nostra fede, e alcuni giorni dopo su Sanremo c'è Fiorello che mette sul capo la corona di spide a un perdente, perché coloro che prendono in giro la nostra fede cristiana o per non rispetto o per fama o altre cose, io li chiamo perdenti. Il problema è che dopo lo catalogano sempre come un artista. La società proprio sta accettando ogni cosa, stanno svanendo proprio quelle regole che ti facevano capire cosa è giusto è sbagliato, cos'è il bene e il male. E i genitori, avendo sempre la scusa che siamo in evoluzione, dire vabbè, tanto siamo nel 2022, vabbè, no, non si fa così. Fanno insegnare proprio ai bambini non maturi delle cose che in realtà non sono giuste, anche se loro lo credono. Per non parlare che coloro che dovevano stare dalla parte dei bambini, proprio quella casa filmografica, proprio voi Disney, sta diventando un fenomeno da baraccone, perché puoi far passare una buona, se il racconto devi prendere la parte della cattiva. Non puoi far vedere ai bambini delle cose che non possono capire e dire ai genitori che l'amore è uguale per tutti. Non è plausibile, perché i bambini, io dico sempre questo, i bambini non si devono toccare. E per finire, i film horror, che per far paura devono prendere in giro solo la nostra fede. Per esempio la tavola Ouija, angeli e demoni, e anche quella storia lì dove c'è la figlia di Gesù e così eccetera, dove fanno vedere anche, oh guarda, se leggi questo libro dove appare un demone, ma per dire, deve per forza esserci o un demone o un cerchio magico o altre cose per far paura o per far incuriosire la gente. Non potevano fare, per esempio Venerdì 13 non è proprio un grandissimo film horror, non è che hanno fatto chissà che cosa, però è diventato famoso e hanno fatto dei svariati film. Anche Halloween non c'era proprio cerchi magici o demoni o altre cose del genere, o ha parlato di Gesù, ha fatto questo e quest'altro. No, c'è un assassino e dopo loro che hanno cominciato la serie di uccisioni e basta, non c'è stato niente tutto questo. Poi per concludere, non togliamo anche il genere degli anime. Anche negli anime succede la stessa cosa, per dire, non credere che loro si salvano. Per esempio anche loro c'è questa storia, ah guarda, c'è il signore dei demoni. Ma che cosa è il signore dei demoni? Non potete dire signore del male o overlord, perché dovete sempre mettere nel nome il demone o questo o quest'altro? Dico, non ha senso. Per esempio in High School DxD o Mai Shimai Rumakun, Shimai Mao Testament, quello che si dice anche Sister Debbie, Soul Eater, fare forza, mamma mia, fare forza. Era iniziato bene, poi dopo si è concluso, perché ho letto anche il manga, si è concluso in un modo patetico, per dire patetico, mettendo insieme delle cose proprio veramente la mano in bocca, perché se proprio gli scrittori o gli autori non hanno proprio l'inventiva per inventarsi le cose, per dire, allora lasciate perdere. Perché dovete per forza mettere delle cose Panty e Stocchi, che quello lì lasciamo veramente perdere, perché quello lì è proprio, tocchiamo proprio i bassi fondi. E anche i 7 peccati capitali. Va bene che la trama, non posso dire niente della trama, però arrivare sempre dal punto di parlare di diavoli, parlare degli angeli e demoni, anche quel caso lì, perché non hai inventiva di costruirsi un nemico così, hai così tanta inventiva per fare altre cose, per fare i giganti e fate così, e non hai inventivo per costruirti un grande nemico iper power così. Non giriamoci sugli allori. Come vi ho detto prima, invece di dire guarda signore del male, dicono signore dei demoni o signore di qui o signore di qua, come è successo con Mao Yusha. Anche quella è una bella storia, però se non c'era quella parolina lì potevano anche tralasciare questa cosa. In conclusione, ragazzi mia, il mondo fa schifo e vediamo solo il male. Se ci giriamo attorno c'è solo una nebbia di guerra, ribellione, falsa fede. Ognuno di noi pensa di radere al suolo e far scomparire l'umanità, ma come diceva Sam Genji di Il Signore degli Anelli, anche se è piccolo c'è sempre del buono in questo mondo, basta solo cercare e combattere per questo. Quindi cosa ne pensate di Halloween? Doveva finire in questo modo o volevate diversamente?
Scrivetelo sotto nei commenti e ricordatevi, per ribelarvi di questo veleno c'è sempre il mio libro che potete leggerlo sia in cartaceo e anche in ebook. E ricordatevi anche di condividere, perché dovete far sapere a tutti che questo film è orrendo e insensato e che secondo me non doveva proprio finire così. Quindi ragazzi, questo è tutto. Io vi ringrazio veramente di aver visto fino alla fine questo video. Io sono Johnny e come sempre ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Ah, se volete sapere perché non c'è il nostro Roger insieme a me questa volta è perché lui non ha visto il film e l'ho visto solo io. Naturale, no?